Buongiorno tribù. Buongiorno tribù, notte tranquillissima. Abbiamo dormito benissimo qua, in mezzo al verde. Silenzio. Più totale. E siamo nel parcheggio del Parco della Lavanda, che è a Campotenese, che è nel comune di Morano Calabro, alle pendici del Pollino, che abbiamo detto ieri sera. E pensate che ci hanno fatto dormire qua gratuitamente. Chiaramente se dormite qua entrate al parco, Sì, giustamente. sì. Però sono stati super gentili. Gli abbiamo chiesto perché siamo arrivati tardi ieri sera. Distrutti, non vogliamo andare a vedere poi così di fretta, stanchi, no. Stavano quasi chiudendo, quindi abbiamo detto, ce lo guardiamo domani, ce lo andiamo a vedere domani mattina. Quindi da qui ci catapultiamo dentro il parco Nella Provenza italiana. della lavanda. Che è la Provenza dei francesi. Guarda qua, che distesa che campi di lavanda. Abbiamo preso il periodo giusto, perché la lavanda fiorisce da giugno a fine agosto. Questa lavanda è autoctona di qua, cresce qua. Infatti si chiama lavanda loricata, che prende il nome appunto dal pino loricato, che è il simbolo del Parco del Pollino, e qua l'hanno rinominata la Loricanda. E poi questo cappellino non sembra un raccoglitore di lavanda. Qua mi ci vedi qua col seghetto. Plap, 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 plap. E questa qui è la lavanda baby baby, sono le piante piccoline piccoline e chiaramente gli hanno messo un bastoncino con un filo per far sì che crescano dritte. Ciao Pine. Che lavorone, eh? State facendo indigestione di polline. Guardate quante! Guardate dal lavoro! Cian 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 cian. Ce n'è qualcuna? Non si riesce, però c'è già le zampe piene di polline. Una particolarità di questo parco, di questa azienda, è che la loro filosofia è cercare di far conoscere le tecniche lavorative, non solo di coltivazione. Sapete che la lavanda si possono produrre saponi, oli essenziali e tante cose. E quindi da qui nasce l'esigenza di creare una fattoria didattica, però con una filosofia molto particolare, che è quella dell'imparare facendo. Infatti hanno sposato una corrente di pensiero di un artista, Bruno Munari, che dice: se ascolto, dimentico, se vedo, ricordo, se faccio, conosco. È molto interessante. Infatti fanno tanti corsi per i bambini dai 5 anni fino ai 14, e in base all'età imparano a fare certe cose. Ad esempio i bambini piccoli le taree, quindi a piantare le taree, quindi un po' più grandi poi a usare l'alambico, e poi già dai 12 ai 14 anni a fare il sapone, visto che appunto ci sono magari prodotti un po' più Elaborati. vabbè, anche un po' più, tra virgolette, pericolosi. Anche se qua loro la lavanda, la particolarità della lavanda che non è soggetta a nessuna
piaga e quindi questa lavanda è completamente biologica e non essendo affettata da nessuna piaga non ha bisogno di trattamenti e quindi siamo in questo campo di lavanda biologica e c'è un odore, ragazzi, c'è un odore qua di lavanda, non potete capire. Uno spettacolo! E poi arrivi in cima a questo promontorio e ti dicono metti i piedi qua per fare la foto perfetta con tutte le montagne. Quella che vediamo lì è la Coppola di Paolo, Colle del Dragone, Timpone di Viggianello, la Serra del Prete dove siamo stati noi è quella in mezzo, il Colle del Gaudino, il famoso Monte Pollino e la Serra Dolce Dorme. Quindi da qui hai una prospettiva perfetta del Parco Nazionale del Pollino. E poi arrivi in questo angoletto e c'è il villaggio sotto i pini degli gnomi con la loro entrata personale e guardate che carini, tutti gli gnomi qua gli hanno fatto il villaggio e gli hanno creato anche il piccolo sentiero e là in fondo gli hanno creato la porta. Che originale! Serve poi nella panchina dell'amore. Dell'amore, 2, 1. Siamo entrati dentro lo shop e qua possiamo trovarci di tutto. Ad esempio, con la lavanda fanno la crema, il profumo, degli oli essenziali e questo sapone, questo shampoo solido alla lavanda che è ideale per chi ha la forfora. Altre saponette varie. Ci puoi trovare qualsiasi cosa. Poi fanno anche gli oli essenziali, il olio essenziale super popolare. Siamo nel vivaio e coltivano diversi tipi di lavanda e ognuna viene usata per differenti scopi. Allora, abbiamo la gustiforme che è questa qua. Tutta questa sono più bassine e questa viene usata, il fiore viene fatto essiccare, sbriciolato e poi ci fanno delle infusioni che hanno tantissime proprietà terapeutiche, soprattutto per chi soffre di ansietà, di ansia o fa fatica a dormire e quindi è considerata una camomilla molto forte. Invece queste, che sono più altine, sono le intermedie e vengono usate per fare gli oli essenziali. Vengono messi in un distillatore e vengono estratti tutti gli oli. Questo è un filtro, ok? Hai presente la macchinetta del caffè? Diciamo che ha più o meno la stessa funzione, no? Si mette l'acqua sotto, poi c'è il filtro dove mettiamo la polvere di caffè, quindi questo è il filtro, e poi riempiamo di fiori. Cioè il fiore verso l'alto? Sì, dalla retina questa qui, dal filtro questo fino al riempierlo. Qua ci vanno mediamente 80-100 kg. Con 50 litri, Con 50 litri d'acqua, ok? Poi, una volta che si accende il fuoco ed inizia, passiamo da questa parte, inizia a bollire, i vapori, passando attraverso i fiori, estraggono un po' tutte le proprietà della pianta e poi il vapore sale per questo tubo, entra qui dentro in questo cilindro e semplicemente per decantare, quindi per togliere qualsiasi impurità che magari c'è nel fiore, sai, un ragnettino o della polvere, eventualmente resta qui. Il vapore continua a salire qui, passa in questo tubo, va all'interno di questo cilindro dove c'è una serpentina all'interno. Noi, grazie a questi tubi, nell'esterno bombiamo dell'acqua fredda.
cosa succede? Che il vapore caldo con l'acqua fredda, shock termico, condensa, quindi ritorna nuovamente il liquido. Il liquido che esce da qui e va qui dentro è l'unione di questi due liquidi, sarebbe ovviamente acqua distillata con 0,1% di olio essenziale. E se stiamo distillando lavanda angustifoglio vera, otterremo quest'olio qui. Se stiamo distillando lavanda intermedia, otterremo quest'olio qui. Ora ragazzi, giusto per capire, vi dico qualche numero. 80-100 kg di fiore con 50 litri d'acqua. Se stiamo distillando lavanda vera, se siamo fortunatissimi, otteniamo mezzo litro. Se stiamo distillando lavanda intermedia, sempre dagli stessi 80-100 kg di quantitativo, riusciamo ad ottenere dagli 800 a 1000 a un litro, diciamo 800 ml a un litro massimo. Allora, gli utilizzi. Questo qua è un ottimo antizanzare, a differenza dell'Autan, essendo naturale al 100%, essendo solo dell'acqua distillata, l'Autan magari lo metti una volta e via. Questo qua diciamo si deve applicare più volte nella giornata, però chiaramente non è aggressivo come un Autan che ha un sacco di fissanti chimici. E questo è ottimo come struccante per la pelle. Questo è un ottimo defaticante per le gambe, quando abbiamo le gambe pesanti o gonfie. Spruzziamo questo, fate così che vi faccio. Chiaramente non ha l'odore della lavanda. Qualcuno dice che ha un odore legnoso, qualcuno che gli ricorda il miele. Vedete, è anche usato come repellente per le zecche, Pampataci. di tutto e di più, e siamo sicuri che è naturale, biologico. Anche lui. Anche la piccolina. Sì. Si è paventata. Quando prima siamo stati in tutti quei prati pieni di lavanda, ci siamo accorti che nella pianta di lavanda c'è una sorta di schiumetta, che poi mi sono anche sporcata tutto il piede e io pensavo che era la bava di poi. Poi abbiamo chiesto e in realtà è un ragnetto. Se tu aprivi quella schiumetta c'era dentro un ragnetto e arriva quando la pianta è in fiore, e ci hanno spiegato che a fine giugno se ne va. Siamo ritornati in furgone, siamo passati dallo shop come avete visto e ci siamo comprati l'acqua distillata, che come sapete ha un sacco di proprietà per il mal di testa, reumatismi, ansia, è un buon repellente per noi contro le zanzare, ma soprattutto, quando ce l'ha detto, per i cani, contro le zecche, papataci, zanzare. L'abbiamo preso al volo, uno perché è super ecologico, non ha dentro porcherie, niente di chimico, meglio dell'Autan, e vi faremo sapere se funziona contro le zanzare e contro il mio mal di testa, che sapete che io soffro di mal di testa, quindi il primo mal di testa che viene lo provo e vi farò sapere. Se funziona. Hai trovato? Me ne compro litrate, ma litrate perché c'hanno anche lo shop online, lo potete ordinare e ve lo spediscono. Bel posto, continuo a dirlo, mi ripeto un'altra volta, ma veramente un bellissimo. Bel posto. Cambiamo destinazione e andiamo a vederci Morano Calabro. Siamo arrivati a Morano Calabro. Brava, che ti ricordi. Ci siamo fermati un attimino perché fanno 40 gradi, fa veramente caldo e i cani neanche possiamo portarli. Ma si stava così bene a Campotenese o sopra, su là al Pollino. Ma perché scendere così tanto di quota? Perché dobbiamo scendere, non possiamo svelarlo ancora, ma dobbiamo scendere. Sì. Non lo svegliamo ancora, perché scendiamo verso il mare. E oggi per pranzo insalata con pomodori e mozzarella, anche perché in questi mesi sano non abbiamo mangiato, quindi ci dobbiamo dare una calmata. Abbiamo mangiato benissimo. Tra cannoli, pizza, panzerotti e... possiamo continuare così, approfittiamo finché siamo in Italia. Perché lui che ogni mattina mi dice: oggi panzerotto. Stasera oggi... facciamo pizza, te lo dico. Sì.
È lì nel frigo, cos'è? La vuoi buttare? No. Però ci devi andare una calmata perché sennò il nostro colesterolo. Ce la daremo, tu non ti Pim, preoccupare. pum, pam il colesterolo, Noi ci proviamo, Vi diciamo che la telecamera non sta collaborando dal caldo perché impazzisce e ci siamo scelti un bel paesino arroccato lassù in alto in alto. E dopo la passeggiata di ieri facciamo la prova delle gambe come. L'acido lattico a manetta, perché a me mi fanno male. Io te lo dico domani perché a me sempre esce dopo 2 giorni. No, ma il giorno dopo. Quindi vediamo. Andiamo a vedere se ce la facciamo, va? Sono le 5 già, Però il caldo qua non sembra scendere. No, Sembra peggio. Anzi. Alla 1 faceva meno caldo. Sì, però la 1 eravamo anche a 1000 metri. Ah, giusto, anche tu hai ragione. Cioè, capite quanto è in piedi? Il mio acido lattico piange, però piange. Vado a, credo, -2 all'ora. Mannaggia. Però qua si sta meglio perché c'è un po' più di arietta. Sì. E ragazzi, io non mi lamento del caldo. C'è un po' di venticello, ma giù lì nel parcheggio si moriva. Io sapete che amo il caldo, però anch'io ho un limite. I 40 gradi neanche a me piacciono. Poi io dico sempre fesserie, no? Bisogna andare in quota e rimanerci. Però secondo me fa più caldo qua che siamo all'interno che sulla costa. Perché sul mare c'è più venticello. C'è più arieggiato, sì. Nel frattempo che noi ci siamo persi, ma ci hanno detto che è una cosa normalissima perché qua si perdono tutti, Ma anche con una cartina. Anche il GPS si perde, ci deve essere un campo magnetico, è fermo lì. Ha cominciato a spostarsi, adesso siamo fermi, non si sposta più il GPS. E diciamo che questo paesino ha vinto il premio come paesino borgo più bello d'Italia con bandiera arancione. Abbiamo parlato con una signora gentilissima che ci ha detto che questo borgo si sta spopolando perché da 5.000 persone che erano sono 6.000 quasi, 6.000 quasi 3.000. 3.000. I giovani chiaramente se ne vanno a cercare possibilità di lavoro E i vecchi pure se ne vanno. e i vecchi alla legge della natura se ne vanno. Troveremo quello che vogliamo? Non lo so, però ci proviamo. Stiamo andando a caso A caso alla fine, perché neanche con una cartina ti perdi. Alta bene. Tra l'altro non perdetevi perché la cartina ce l'ho io in mano e lo sto dirigendo io, Pier. Molto bene, o direi molto male. E questo è il dietro le quinte, le nostre facce distrutte. Anche questo fa parte del viaggio. Che caldo. Siamo distrutti. Questo paese ci ha distrutto. Siamo venuti nella parte alta del paese per farvi vedere questa porta romana, perché ha un significato molto ma molto importante per quanto riguarda la storia di questo paesino. Diciamo le origini di Morano, che si pensava che fosse stata fondata dai Mori, però no, non è possibile perché ci sono prove che questa città è stata abitata prima delle incursioni dei Saraceni. Un altro storico pensa che sia stata fondata nella Magna Grecia, ha preso il verbo merua, che vuol dire un insieme di cose, un conglomerato di cose, per la struttura che ha questo paese. Perché le case sono accatastate una sopra l'altra, i vicoli sono molto stretti, ma neanche questa teoria. No, è da mettere da parte. Prove certe è la porta qua dietro. Chi sono stati? I romani, anche perché compare il nome di Muranum in una lapide
che era posta sulla via Agnapolia, che era una delle tante vie che collegavano il Roma con tutto il resto dell'impero. E il suffisso anum è proprio evidente che sia romana. Siamo davanti alla chiesa San Pietro e Paolo. È una delle chiese più antiche dopo la cattedrale di Cassano e al suo interno ci sono 4 statue di marmo collocate vicino all'altare. Altra cosa che ci siamo resi conto, che guardate quella torre è un'altra prova che questo paese È proprio romana. è proprio romana. Sì. Andiamo dentro a vederla, perché sapete che in ogni paesino la tamara entra in una chiesa. Vabbè, rido perché è successa una cosa. Ci hanno che sbattuto fuori sono dal sbat- castello. non abbiamo, cioè, bisogna pagare, però siamo arrivati qua, abbiamo fatto solo 2 immagini, no, ci hanno fatto un cazziatone. Però comunque questo sono i resti del castello Svevo Normanno. E qua sono state trovate altre prove che rafforzano la teoria che Morano è stata costruita dai Romani. Sono state trovate delle monete imperiali di epoca imperiale e repubblicana. E dopo faccio una bella inquadratura qui che si vede il pollino dietro e anche la struttura dei campi, come erano strutturati, è un tipico esempio di come appunto i romani strutturavano tutti i campi agricoli all'alrededor. Intorno al Al paese. paese, mi è venuto in spagnolo. In questa giornata così pregna siamo riusciti a farci sbattere fuori da un castello. No, io sono stanco, non so il caldo, sto caldo qua mi ha ammazzato. Beh, l'interno della Calabria si sa che d'estate fa caldissimo. Siamo E passati dai 2000 agli 800 di colpo, Sì. di botto. di botto. E il primo caldo a 40 gradi l'abbiamo sentito tutto, direi. Perché siamo come... Sei rintronato. Io faccio fatica a parlare, non mi escono le parole. Però questa zona vale veramente la pena. Cioè, guardate cosa abbiamo dietro. Il sciurpollino. Il Ah. sciurpollino. Salutiamo questo parco splendido, tutti sti paesini, comunità alberese, la comunità albanese. C'è veramente tanto da offrire questa Sì, zona. qua potresti rimanere una settimana tra tranquillamente. passeggiate, paesini. Noi abbiamo cercato di racchiudere le cose principali, però potremmo elencarvene altre 1000 perché qua c'è una Vai. varietà. Così dobbiamo ritornare, perché io al Pollino penso di ritornarci. Sì. Vi facciamo un piccolo spoiler. Nei prossimi episodi io Cambierà direi- qualcosa. Cambierà qualcosa, questo è lo spoiler. Sapete che noi segreti non siamo bravi, Bla, vedi che non escono le parole oggi, non escono le parole. non siamo bravi a tenerli per lungo tempo, ragazzi. Però noi vi consigliamo di non perdervene neanche Come una. dicono in inglese, stay tuned. Stay tuned, e da questo meraviglioso scenario vi ricordiamo che Se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. un ragazzi. bacio!